E siamo a 5.000 iscritti, grazie ragazzi, grazie di cuore, continuate a sostenermi se vi interessa l'elettronica e non solo. Oggi vediamo come realizzare questo dosa sapone automatico ricaricabile con batteria a litio. È un dispenser senza contatto, quindi basterà avvicinare la mano e partirà l'erogazione e si fermerà quando la allontanerete. Se vi interessa realizzare questo dosasapone con materiali di riciclo e qualche componente elettronico ed imparare anche qualcosa di elettronica, non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale per supportarmi. Anzitutto procuriamoci una batteria a litio 18650. Quando usate queste batterie mi raccomando attenti ai cortocircuiti che possono provocare esplosioni ed incendi. Quindi ci occorrerà un modulo TP4056 per la sua ricarica, un modulo rivelatore di presenza di infrarossi, contenente un diodo trasmettitore infrarosso e un fotodiodo ricevitore. Questo modulo invia un impulso di 0 volt alla sua uscita all'avvicinarsi di un oggetto. Infine una mini pompa con tubicino di ingresso e di uscita che può essere alimentata dai 3 ai 12 volt e che consuma una corrente di circa 450 mA. Il cuore di tutto il dispenser è questo modulo ricevitore infrarossi che tuttavia dovrà subire delle modifiche. In particolare con le mie modifiche farò in modo che all'avvicinarsi dell'oggetto l'uscita out vada a livello alto invece che a livello basso come è in origine. Per limitare il consumo di corrente in stand-by, piuttosto che aggiungere un'altra circuiteria, ho deciso di modificare il sensore esistente e in questo modo raggiungere una maggiore efficienza. La composizione finale del sistema sarà la seguente: abbiamo il modulo TP4056 per la ricarica della batteria a litio, un interruttore che serve per accendere e spegnere tutto il circuito quando vorremmo ricaricarlo e infine il sensore PIR modificato e in aggiunta all'uscita di questo sensore PIR un BC337, un transistor che piloterà la pompa per la fuoriuscita del sapone. Prima di tutto però dobbiamo andare ad effettuare queste modifiche al sensore PIR originario. E allora partiamo dallo schema elettrico per capire esattamente come funziona questo sensore PIR. Il gruppo sensore è composto da un fotodiodo ricevente e un diodo infrarosso trasmittente. In assenza di oggetto davanti al sensore, la tensione sul piedino più dell'operazionale è maggiore di quella presente sul piedino meno ed in queste condizioni l'uscita è posta a livello logico alto e quindi il LED sarà spento. Allora, quando avviciniamo un oggetto al gruppo sensore, la radiazione infrarossa trasmessa dal diodo verrà riflessa sul fotodiodo, che è un fototransistor, e questo farà abbassare, perché andrà in conduzione, la tensione presente sul piedino più, che diventerà inferiore a quella presente sul piedino meno, e in questo modo, essendo la tensione sul piedino meno maggiore ed essendo sul piedino invertente, avremo all'uscita una tensione negativa, cioè di 0 volt, che farà accendere il nostro LED di rilevazione dell'ostacolo. La soglia di intervento, cioè la distanza, sarà settata dal Trimmel VR1 da 10 kΩ che serve per regolare appunto la sensibilità del sensore. Per poter pilotare la mia pompa con un transistor NPN quale il BC337, voglio invece che l'uscita di questo circuito, allora quando è in presenza di un oggetto, cioè della mia mano, vada a livello logico alto, e per realizzare questo scopo dovrò semplicemente andare a scambiare i due contatti del piedino più e del piedino meno, invertendoli tra loro sul circuito stampato, in modo da invertire il segnale in uscita. Oltre a questa modifica, per eliminare l'assorbimento di correnti stand-by, ho deciso di eliminare tutti i LED e le relative resistenze che aumentano il consumo di corrente, sia di presenza tensione sia di ostacolo rilevato, oltre ad altre piccole modifiche marginali. Ma vediamo quale sarà il nuovo circuito dopo tutte le modifiche.
Beh, innanzitutto devo aumentare a 250 ohm la resistenza di alimentazione del LED sul diodo LED trasmettitore per ridurre l'assorbimento di corrente, e inoltre ho scambiato i pin positivo e negativo dell'operazionale, e infine ho inserito una resistenza tra l'uscita e la masta di 10 kΩ per garantirmi che il transistor sia spento allorquando non c'è presenza di oggetto. In questo modo, in presenza di un oggetto, l'uscita dell'operazionale andrà a livello logico alto invece che basso e piloterà direttamente il transistor per fornire la massima corrente alla pompa. Questo è il circuito originario. Vado a fare le mie modifiche con una pistola d'aria calda di saldatura. Vado a rimuovere il diodo LED presente sulla segnalazione di oggetto rilevato e anche la relativa resistenza. Inoltre, dovendo tagliare delle tracce dei piedini più e meno, vado a rimuovere anche il chip SMT dell'operazionale per interrompere i contatti dei piedini 5 e 6 che poi andrò ad invertire. Questa manovra comporta un ferito sul campo, che è il trimmer da 10 kΩ, che comunque continua a funzionare. A questo punto vado a tagliare i due piedini 5 e 6 dell'operazionale per invertirli tra loro. Con un bisturi provvisto di microlama vado ad effettuare questi due tagli, prima sul piedino 6 e poi sul piedino 5. Una volta interrotte queste tracce vado a rinsaldare un filo di rame sottilissimo dello spessore di un capello, per intenderci, ai due pin, che andrò a collegare il primo al pin centrale del trimmer passando nella parte sottostante del circuito stampato, mentre l'altro pin lo andrò a collegare direttamente alla resistenza che alimenta il fotodiodo ricevente, e così avrò realizzato l'inversione dei due terminali. Inoltre, per diminuire l'assorbimento di corrente in stand-by, ho modificato la resistenza di alimentazione del diodo trasmittente portandola a 220 ohm, non avendo il valore da 250. Come ultima modifica vado ad eliminare anche la resistenza posta sull'uscita dell'operazionale tra l'uscita e il positivo, perché a questo punto l'uscita verrà commutata a livello logico alto e non più basso. Sono pronto per risaldare l'amplificatore operazionale LM393. Per questa operazione deposito del flussante Amtech specifico per componenti SMT tipo NC559 di alta qualità, che mi agevolerà il processo di risaldatura del piccolo integrato SMT. Quando utilizzate questo flussante ricordatevi che ne basta una piccola goccia. Riposiziono il mio chip e con la stazione saldante a 320 gradi, aria al minimo, vado a risaldarlo sulla sua sede. E per completare le mie modifiche, come dal mio nuovo schema elettrico, vado a rinsaldare una resistenza di uscita tra l'uscita e il negativo, che mi garantisce che il transistor sarà spento quando non ci sono oggetti nei pressi dei due sensori. A questo punto posso andare ad inserire il transistor di uscita BC337 che serve per pilotare la pompa. Questo transistor avrà la base collegata all'uscita out, mentre l'emettitore al ground. Per verificare i piedini di uscita di questi transistor possiamo utilizzare il nostro tester sul selettore HFE, cioè di guadagno o beta del transistor, e una volta inserito il transistor nella posizione NPN nella configurazione giusta di EBC, il nostro tester ci indicherà il guadagno del transistor e ci dirà anche quali sono i tre pin della base dell'emettitore e del collettore. Una volta fatte le saldature della base all'uscita out e dell'emettitore al ground, vado a saldare sul collettore di questo transistor un diodo LED comprensivo di resistenza di alimentazione
che andrà collegato ovviamente l'altro capo al positivo per verificare il funzionamento del circuito. Fatte tutte queste saldature è il momento di saldare l'alimentazione di questo circuito, che sarà a 3,7 volt, e quindi collego un cavo positivo rosso all'ingresso VCC del mio modulo infrarossi e un cavo negativo nero per il ground. Beh, tutto sembra riuscito alla perfezione, l'operazione sembra riuscita, ma quando vado a dare alimentazione a questo circuito, il circuito non sembra funzionare affatto. Anche regolando il trimmer per la sensibilità, il LED che dovrebbe accendersi, posto da me sull'uscita del transistor, non dà alcun segno di vita, segno evidente che l'operazione è riuscita, ma evidentemente il paziente, cioè il chip dell'amplificatore operazionale, evidentemente è morto a seguito di questa operazione. Ma non mi perdo d'animo e vado a dissaldare un altro chip operazionale simile, un LM358 che ho a disposizione da un vecchio cadavere nel mio armadio, per utilizzarlo al posto di quello guasto. Anche qui, una volta impostata la stazione saldante a 320 gradi e aria leggermente superiore al minimo, vado a dissaldare questo chip e a risaldarlo al posto del mio originario. A questo punto, fatte tutte le altre saldature del caso, che vi risparmio, andiamo a provare questo circuito. Il solito alimentatore da 4 volt, dopo che abbiamo regolato tramite il trimmer la sensibilità, vedete che adesso il circuito funziona perfettamente. L'importante è regolare esattamente la sensibilità per la distanza da noi desiderata. All'aumentare della resistenza di alimentazione dei LED infrarossi diminuisce la distanza di rilevamento, ma anche l'assorbimento di corrente. E allora andiamo a vedere quant'è l'assorbimento in stand-by di questo circuito utilizzando il nostro tester impostato sulla milliampere. Vado a selezionare la portata dei milliampere, dei 20 milliampere, dopodiché vado a collegare in serie all'alimentazione positiva il tester in modalità milliamperometro. I puntali rosso e nero in questo caso sono indifferenti perché cambierà soltanto il segno della corrente. Vedete che il circuito assorbe 12 mA in stand-by a causa del LED trasmittente ad infrarosso, mentre quando pongo la mano, entrando in conduzione il transistor, la corrente sale a 45 mA. A questo punto il mio circuito funziona correttamente. Se voglio conoscere l'autonomia di questo circuito, che normalmente assorbe 12 mA, basterà dividere quello che è la capacità di una comune batteria a litio, nel mio caso da 2600 mA, per 12 che sono i milliampere ora, e avrò il numero delle ore, cioè 216, diviso 24, che è il numero delle ore presenti in un giorno, avrò come risultato finale 9. Quindi la batteria avrà un'autonomia di circa 9 giorni per 24 ore al giorno, dopodiché dovrà essere ricaricata. A questo punto possiamo passare al montaggio pratico. Questa è la pompa 6 volt, dove ho già inserito dei piccoli tubicini per l'ingresso del liquido, del sapone, e la fuoriuscita dello stesso, e i due cavi di alimentazione positivo e negativo. Andiamo ad effettuare queste saldature. Collego il positivo della pompa al positivo dell'alimentazione, fili rossi per intenderci, e il nero al collettore del transistor BC337. Una rapida occhiata a tutte le saldature e sono pronto per un piccolo precollaudo. Alimento a 4 volt il modulo infrarossi, collegato tramite il transistor alla pompa, e andando ad avvicinare la mia mano al sensore che è acceso, vedete che la pompa si attiva. A questo punto il circuito funziona perfettamente. Ma quanto sta consumando adesso a vuoto la pompa? Vediamolo subito con questa pinza amperometrica. Selezioniamo la corrente continua, inseriamo su un capo
e lo strumento ci dice indicativamente 360 mA. A vuoto, perché sotto carico l'assorbimento aumenterà ulteriormente. Bene, a questo punto possiamo passare alla realizzazione pratica. Mi procuro una scatola di sardine che contenga il tutto. Abbozzo il posizionamento dei vari componenti all'interno di questa scatola, la pompa in questa posizione, il sensore infrarossi grosso modo all'estremità in corrispondenza del tubo di uscita del sapone, e poi successivamente vedremo di regolarne bene l'altezza per farlo fuoriuscire da questa scatola, il portapila per batteria 18650 che andrà posto lateralmente, e infine il modulo per la ricarica della batteria, cioè il modulo TP4056 che ha l'ingresso di tipo Type-C, quindi USB Type-C. Si tratta di un modulo molto utilizzato e facilmente disponibile online anche su Amazon, nel quale sulla posizione centrale B+, B- si collegano i due poli della batteria, mentre agli estremi si collega il carico, cioè il circuito utilizzatore finale. Il fissaggio di tutti questi componenti avverrà in parte con del biadesivo abbastanza spesso e anche in parte con della colla a caldo. Per finire andrò anche ad inserire un interruttore a levetta da porre in fondo, dalla parte opposta da cui esce il sapone per intenderci, per accendere e spegnere tutto il circuito. A questo punto vado a segnare con un pennarello i fori necessari per l'ingresso della presa USB Type-C e per l'uscita dell'interruttore di accensione e spegnimento posto sul fondo della scatola. Quando effettuate questi lavori consiglio sempre di mettere un paio di occhiali per proteggere i vostri occhi, la sicurezza prima di tutto, mi raccomando. Quindi con il disco smerigliatrice Dremel vado ad abbozzare la presa USB e poi con l'accessorio per la fresa vado a rifinire il foro della presa USB. Abbozzo con il trapano il foro per l'interruttore a levetta, che poi andrò a rifinire con l'apposita presa a cono. A questo punto mi procuro un barattolo in vetro con il suo tappo che abbia grosso modo le stesse dimensioni della mia scatola di sardine. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento di mettere like e di iscriversi al canale per supportarmi, grazie. Dopo aver segnato 3 fori sull'estremità di questo tappo, con un punteruolo vado a realizzare i 3 fori che serviranno, uno per far passare il tubo di ingresso del sapone nel dispenser e l'altro per fissare il tappo alla scatola di sardine. Un passaggio rapido nel reparto verniciatura spray acrilica e la mia scatola è pronta. A questo punto decido di utilizzare un foglio di plexiglass, spesso circa 1,5 mm, per realizzare il coperchio. Vado ad affilare la punta più grande del mio saldatore e vado ad effettuare il taglio proprio con questa punta da saldatore. Ripassando più volte con questa punta sul tracciato da tagliare, alla fine riuscirò a ottenere il coperchio che mi necessita. Una rifilata con il cutter per togliere tutte le sbavature della plastica e il mio coperchio è pronto. A questo punto posso andare a saldare tra loro i vari cavi che compongono le varie componenti. Saldo 2 cavi positivo e negativo sul portapila per la pila litio 18650, che poi successivamente andrò ad isolare con dello scotch, che andrò poi a saldare al modulo TP4056 per la sua ricarica. Fisso 2 cavi all'interruttore a levetta per l'accensione e lo spegnimento del circuito. Vado a fissare il mio interruttore alla scatola e a questo punto con del biadesivo andrò a incollare tutte le parti componenti all'interno della mia scatola.
In particolare il modulo di ricarica andrà anche fissato con della colla a caldo per prevenirne il movimento allorquando inseriamo lo spinotto. Inserisco la mia batteria al litio nella posizione corretta del più e meno. Con la fresa a cono vado a praticare sul mio coperchio tutti i fori necessari per i fotodiodi ricevente e trasmittente e i fori necessari per far passare i tubi del liquido. Sistemo la cavetteria all'interno della scatola, dopodiché vado ad aggiungere uno spessore con un pezzo di schiuma poliuretanica e biadesivo per il mio modulo sensore per far correttamente fuoriuscire i diodi dal mio coperchio in plexiglass. Inserisco le viti sui fori effettuati in precedenza tra plexiglass e lamiera per chiudere il coperchio della scatola. Essendo il foro della lamiera più piccolo del diametro della vite, la vite non avrà problemi ad avvitarsi su di essa. Infine inserisco e fisso il coperchio che andrà a chiudere il barattolo del mio sapone. Tocco finale, un piccolo filtro di uscita. Ed ecco che il mio dosasapone automatico è pronto. Un piccolo collaudo. E tutto funziona a meraviglia. E non ci resta che metterlo a caricare. Quando la luce rossa diventerà blu sarà carico. Vado ad inserire nel mio barattolo per metà acqua e per metà sapone liquido per avere una soluzione più agevole per la mia piccola pompa e ad avvitare quindi il dispositivo all'interno del barattolo. E allora iniziamo a divertirci, accendiamo il nostro circuito e vedrete che come avvicino la mia mano sotto il sensore, il dosatore rilascerà la quantità fino a quando non mi allontanerò e il circuito smetterà di fornire sapore. E allora, se vi è piaciuta la realizzazione di questo dosasapone e vi siete divertiti e anche voi appartenete alla categoria di quelli che vogliono costruire e riparare piuttosto che distruggere il mondo, mi raccomando, mettete un bel like ed iscrivetevi al canale e non ve ne pentirete. Grazie della visione e grazie soprattutto ai 5.000 iscritti e ci vediamo alla prossima volta.